Beh, a me è iniziata con la passione di mia nonna. Io vengo da un quartiere popolare, Forcella. Mia nonna, pur di non farmi scendere, mi teneva chiuso a casa e quindi passando il tempo o mi mettevo a cucire o a cucinare, però il cucinare è stato più forte. E poi vabbè, la mia famiglia sta tutta nella ristorazione come pizzaioli e altre cose, e quindi poi la passione è venuta da ragazzo tramite la nonna comunque. Io invece ho iniziato, vabbè, ho fatto la scuola alberghiera, cioè che non volevo fare tutta un'altra cosa, un istituto tecnico industriale, un istituto maschile, solo che come tutti i ragazzini di Napoli ero comunque un po' vivace come ragazzino, quindi mia mamma non voleva che prendessi strade sbagliate, piano con il professore, ho iniziato a lavorare a 14 anni, ne facevo eventi, banchetti, lavapiatti, cameriere, fino ad appassionarmi, fino a 19 anni ho preso una valigia, ho iniziato perché sono sempre una persona curiosa, mi piaceva viaggiare, mi piaceva vedere, scoprire altre cose, ho iniziato ad andare a Nord Italia, ho girato un po' l'Italia e poi fino ad andare all'estero ho fatto un po' di Francia, un po' di... e poi sono ritornato dopo 13 anni a Napoli, al Parker. Non avendo fatto, io non ho fatto scuola alberghiera, mi sono diplomato dopo col tempo. Ho preso un diploma da privatista a Benevento perché era l'unica scuola che permetteva all'epoca. Io vengo da tutto un altro ambiente, quindi contro il volere di mia moglie, perché all'epoca non voleva che io facessi questo lavoro, ti vai a sacrificare tutta la vita. E ringraziare tutti i vari chef che mi hanno dato batoste, che sono riusciti a farmi crescere professionalmente. Poi il percorso più grande è stato Ischia, nel senso che ho fatto 7 stagioni ad Ischia con vari chef, e il più importante per me è stato De Vivo, Gianni De Vivo, che mi ha aiutato poi man mano a crescere, è stato lui poi a credere in me e farmi diventare prima junior sous chef, poi sous chef e poi chef di cucina negli ultimi 2 anni. Ho fatto tante esperienze con vari chef, però quello che mi ha formato di più è stata la Francia. La Francia mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato le regole, le discipline, il modo di stare in cucina, la professionalità. Uno in tutti è stato la mia prima esperienza, che è iniziata come stagista fino ad uscirne come chef di partita, quasi 2 anni e mezzo, veramente in un ambiente molto militare, dove capisci tante cose e cresci come professionista ma anche come uomo. Solivares, che era lo chef, mi ha saputo guidare, mi ha dato tanto sul capire e amare questo lavoro ancora di più. Io vengo detto, la mia passione è nata con mia nonna, quindi mi rifaccio molte alla tradizione alle ricette di mia nonna, al benchmark diverso, nel senso perché hai un metodo di paragone, perché tutte le mamme a Napoli fanno il ragù, tutte le mamme a Napoli fanno un piatto di pasta, quindi c'hai il paragone, il confronto. Allora, io posso dire 3 aggettivi che ti voglio dire: ambizioso, potrei dire divertente, ti potrei dire faticoso. 3 ingredienti: il pomodoro, per me Napoli mi ricorda le domeniche con mia nonna che facevamo il ragù, quindi posso dire il pomodoro, il basilico, la mozzarella, questi sono gli ingredienti che amo tanto. Io principalmente, e poi li ritrovo nella mia cucina. A me piace molto il vegetale, diciamo in tutto, e la verdura, tra cui il pomodoro anche a me, perché anche io sono napoletano e quindi sono cresciuto con quei profumi là, anche io, cioè parmigiana, ragù, quindi 360 gradi mi piacciono molto i vegetali, la verdura. Amo la pasta, tanto, la pasta soprattutto, e poi l'olio d'oliva. La domenica, perché la famiglia era numerosa, era un momento di aggregazione, che la mia famiglia era numerosa, mia nonna era casalinga, mio nonno aveva una fabbrica, quindi quando si finiva di lavorare in fabbrica venivano tutti a casa, oppure le mogli e nipoti stavano più o meno tutti a preparare, e i momenti più, diciamo, più che ricordo meglio era quando si faceva la genovese, che stavano tutti a tagliare la cipolla. Un altro piatto che si faceva spesso era il gatto di patate, mi ricordo tutti a pelare, a schiacciare, a fare, faccio cucina tradizionale, quindi sono quelli i ricordi che ho di mia nonna. Allora, i ricordi
Te ne potrei raccontare tantissimi perché ho, come in tutte le case dei napoletani, sai, ricordanti sempre ai miei nonni, però il piatto particolare che mi ricordo è la parmigiana che fa mia mamma, che comunque è parmigiana di melanzane e il pollo, mia mamma faceva sempre le alette di pollo molto conviviale, sai, lo mettevi nel centro della tavola e poi da dentro ognuno si prendeva. Era più che un fattore di nutrirsi, è anche un fattore di allegria, di convivialità, di stare insieme, quindi quel piatto là mi ricorda la mia famiglia, mi ricorda i ricordi di infanzia quando alle 9 eravamo tutti a tavola, alle 21 di sera tutti a tavola perché comunque mio padre arrivava da lavoro, mia mamma che da buon casalinga ci faceva un buon piatto, un buon pasto, quindi il pasto che mi ricordo più, diciamo, nella mente che mi viene è questo. A Napoli si chiama ruote con piselli, patate, pollo oppure la parmigiana di melanzana che ancora oggi la fa. È più che ti ricordi la felicità, forse, è un piatto che ti rende felice, ti porta alla mente ricordi felici, belli quando sei giovane e sei anche spensierato. Nel mio menù ci sono, che io faccio cucina tradizionale, quindi c'è la parmigiana, il ragù, la carne al ragù, ho più piatti della tradizione. E poi ci sono alcune evoluzioni, Ok, però non c'è- principalmente la mia è una cucina tradizionale, quindi trovi questi piatti. Io faccio una cucina, non faccio una cucina rivisitata campana, perché per me la cucina campana regionale deve essere tale. Per me la parmigiana di melanzana deve essere parmigiana di melanzana. Per me la mozzarella è buona com'è, non va trasformata. Per me è un prodotto che nasce così, deve essere mangiato così. Tanti sapori, tanti ingredienti che riportano alla mente dei ricordi. Tipo ho fatto un piatto su un discorso che chiamava il mercato del martedì, che mia nonna faceva, in questo caso la licia andurtiera, non so se voi la conoscete, che è un piatto tipico napoletano, fatte delle alici con menta, aceto, e si fa tortiera perché si faceva in questa tortiera che comunque era cotto al fuoco e questo odore inebriava tutta la casa di menta, aceto, fatto che mia nonna il martedì facevano sempre nel mio quartiere, facevano questo mercato e mia nonna comprava queste alici a poco prezzo, che comunque l'alice è un pesce azzurro che è buonissimo, che fa bene, che costa poco, oppure lo sgombero lo faceva e ho creato un piatto, però se contaminandolo anche un po', non so, la mia cucina è molto contaminata anche dalle mie esperienze che ho avuto con altre culture, in altri posti di viaggi o anche lavorando. Cioè, il mio periodo che ho passato a Parigi è stato molto formale, come dicevo prima, sia a livello di crescita professionale ma anche a livello di crescita umana, cioè nel senso di vita, di come poi affrontare determinate situazioni della vita, cioè nel senso a 23 anni in un altro paese, non conoscendo la lingua, avendo a che fare con un popolo che è un po' diverso dal nostro, una cultura diversa, ti trovi in certe circostanze che là o ti adatti alla situazione e prendi di petto quella situazione oppure te ne ritorni a casa tua. Io ho vissuto 5 anni là dove poi dopo i primi anni che è stato difficoltoso, dopo è stato tutto bello, quindi io dico sempre è stato un souvenir inoubliabile, un ricordo indimenticabile della mia vita, cioè nel senso che porterò sempre. Infatti la mia seconda città attualmente dopo Napoli è Parigi. Il momento più bello è stato, non venendo dal settore, nel senso scuola alberghiera, essere accettato in cucina per essere capito dalla cucina. Io ho iniziato comunque, ero già più grande, avevo 22 anni, studiavo nel frattempo e comunque continuavo a lavorare ed è stato il periodo che stavo a Milano, ed è stato là ho fatto, diciamo, il salto che poi mi ha portato a Ravello, ad Ischia e poi sono approdato qua al parco. Consiglio, non so, forse di studiare di più, per le cose che ti piacciono, perché ho fatto un percorso diverso per far contente altre persone e non far contento me, e poi per accontentarmi ho dovuto fare il doppio del lavoro. Quindi è questo, di assecondare le proprie idee e non far contenti gli altri, questa è la cosa. Ti devo dire la verità, ma non perché ci collego a 1000, ma penso di
aver fatto il percorso giusto e di quello che volevo nella mia vita. Cioè, nel senso, quello che volevo, quello ho fatto. E quello che vorrò fra qua 10 anni. Io sono una persona che si crea degli obiettivi, mi dicevo sempre e mi dico ancora oggi, come ti vedi fra 10 anni? E io mi dicevo, come ti vedi fra 10 anni? Mi vedo come mi vedo oggi. Poi non so, sono stato fortunato, è stata la mia voglia di arrivare, sai, di comunque ero testa dura, volevo arrivare ad un obiettivo e sapevo che non che ci riuscivo, ma a Napoli, a casa mia, ma prima o poi chi fa sacrifici nella sua vita, prima o poi raccoglie. E io ho fatto tanti sacrifici nella mia vita, quindi se non era a 30 anni, non era a 33, ma prima o poi qualcosa doveva arrivare. E ancora oggi mi dico, ok, io non mi sento mai arrivato, cioè nel senso voglio sempre di più. Quindi anche se adesso sono un po' più grandicello, che ho una famiglia e tutto, ma non mi accontento di quello che ho oggi. Se tu non sei, cioè se tu la mattina non scendi già da casa, che devi essere, che sei contento, motivato, sei spinta, cioè è inutile. Invece tu devi avere tutti i giorni cercare qualcosa. Girare sullo stesso binario passione e lavoro. Sì. Nel momento in cui diventa lavoro è meglio che lasci stare, perché non è più motivazione. Equilibrio in qualsiasi cosa che tu faccia ci deve essere un equilibrio, anche nel fare un piatto deve essere equilibrato, come nella vita, se non c'è l'equilibrio devi saper gestire tante cose, perché sennò vedi la famiglia, il lavoro, e lo devi fare sempre con una motivazione ogni giorno sempre di più, perché nel momento in cui qualcosa non va bene e c'è dei problemi te li riporti sul lavoro non sei contento, non cucini bene, qualsiasi cosa che tu faccia e la faccia che non sei contento e che non ti diverti soprattutto, chi ne paga le conseguenze è il cliente. È difficile fare il nostro lavoro, non è facile, noi siamo in una scatola, facciamo tanti mestieri, l'ultima cosa che facciamo è cucinare. Di formarsi, di non accontentarvi mai principalmente. Siate sempre curiosi, siate sempre, lo dico come se lo dicessi alle mie figlie, io ho due figlie di 17 anni, quindi è proprio quello che dico a loro di essere sempre curiose, sempre di non accontentarsi mai principalmente, perché chi si accontenta gode poco.